Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Questo video è per tutte le persone che sono interessate ad imparare la cultura italiana attraverso il cinema. Quindi per tutti quelli che vogliono imparare l'italiano con i film. L'Italia, la lingua italiana e la cultura del bel paese hanno influenzato nel corso degli anni una quantità immensa di film meravigliosi. Tantissimi film sono dei veri e propri capolavori e sono perfetti per chiunque voglia viaggiare in questo paese bellissimo o per chi è semplicemente affascinato da questo luogo fantastico e dalla sua gente. I film in lingua italiana sono tantissimi. In questo video andremo a scoprire alcuni tra i più grandi classici che hanno segnato la storia del cinema italiano dal dopoguerra fino agli anni 90. Potrai anche imparare l'italiano in modo del tutto naturale, semplicemente guardando un film, senza nemmeno dover aprire un libro di grammatica. Ricordati che non è fondamentale che tu capisca tutte le parole. L'importante è uscire dalla propria zona di comfort e impegnarsi per catturare il messaggio principale. Cominciamo con un film del 1945. Il film si intitola Roma città aperta. Il regista di questo film è Roberto Rossellini. Il film segue le vicende dell'occupazione tedesca di Roma. Tutto ha inizio dopo l'armistizio di Cassibile, un paesino in Sicilia, episodio della Seconda Guerra Mondiale con cui l'Italia termina l'alleanza con la Germania. Gli alleati sbarcano in Italia e cominciano l'avanzata verso nord. La pellicola ha partecipato al Festival di Cannes, vincendo il Grand Prix come miglior film, oltre a tanti altri riconoscimenti. Il secondo film classico italiano da guardare è La dolce vita di Federico Fellini. La dolce vita è un film drammatico che racconta le vicende di un giornalista di scoop scandalistici, interpretato da Marcello Mastroianni. Il film è ambientato in una Roma degli anni 60 e svela, attraverso diversi episodi, luci e ombre della società dell'epoca. In questa pellicola non mancano di certo passione, tradimenti e tante altre tragedie. Il terzo capolavoro italiano da non perdere è la serie di Sergio Leone chiamata Spaghetti Western Films. Questa serie è anche conosciuta sotto il nome di Maccheroni Western. In questa serie troviamo diversi film molto famosi, tutti girati negli anni 60. Indio, tu il gioco lo conosci. Se volete conoscere dei film classici italiani divertentissimi,
non posso far altro che consigliarvi Amici miei di Mario Monicelli. Amici miei comprende 3 diversi atti, quindi 3 diversi film girati in anni diversi. In questi film troviamo il grandissimo Ugo Tognazzi. Strage di mondane brutalmente assassinate da bande di finocchi armati. Muoian come le mosche. 4 a Torino, 2 a Firenze, 18 in Lombardia. Panico fra i protettori. Smettila, Perozzino. O che ancora voglia di scherzare a quest'ora. Un altro capolavoro del cinema italiano è Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Anche qui troviamo le musiche del grandissimo Ennio Morricone. Cinema Paradiso è stato girato nel 1988. Nuovo Cinema Paradiso vinse il Grand Prix speciale della giuria al Festival di Cannes e l'Oscar per il miglior film straniero. Racconta la storia di un'amicizia tra 2 amici con la passione per il cinema, unico divertimento in un piccolo paese siciliano dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Come ultimo consiglio per voi in questo video non può mancare La vita è bella di Roberto Benigni. In questo film del 1997 Roberto Benigni parla di nazismo e di Seconda Guerra Mondiale sotto una chiave molto particolare. Mi raccomando, se state imparando l'italiano e se la vostra passione è la cultura italiana, approfondite il tema dei film in lingua italiana. Attraverso i film non solo potrete migliorare il vostro italiano, ma avrete anche l'opportunità di scoprire moltissime cose sulla nostra cultura. Non focalizzarti solamente nell'apprendimento di una lingua attraverso i libri di grammatica, perché il rischio è che poi questa lingua ti può sembrare difficile e pesante da imparare. Imparare una lingua attraverso i film può essere un modo molto divertente e ti potrà arricchire tantissimo. Se conosci altri classici del cinema italiano, oppure magari hai sentito parlare da altre persone di qualche film che non conosci bene e vuoi approfondire, fammelo sapere qui sotto nei commenti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!